Oggi approfitto per farvi un video su Franco Nicolini, alias Franchiner Criminale. Piccolo di statura, manesco, molto criminale, per quello gli è valso il soprannome Franchiner Criminale. In più era uno che aveva strutturato una banda per colpire fuori da Roma, in realtà al nord Italia, ma anche in Europa. Perciò un personaggio sicuramente interessante che era collegato con la banda della Magliana e che si dice sia stato fatto fuori proprio dalla banda della Magliana. Perciò se vi interessa Franco Nicolini, Franchiner Criminale, rimanete, altrimenti andate sul canale di Franchiner Criminale, quello falso, brutto, con nasone pelato, e guardate per video che se magna i fritti. Approfitto, visto che si parla di video inerenti banda della Magliana e personaggi similari, per fare una rettifica sul video di Edoardo Toscano. Il video che ho fatto in passato su Edoardo Toscano mi è stato fatto notare da alcuni familiari che non è corretto nella parte relativa alla vita privata. Questo perché il libro di riferimento purtroppo è molto fantasioso da questo punto di vista. Pertanto vi dico di non considerare la parte relativa alla vita privata, ma solamente la parte relativa al profilo criminale. Franchino il Criminale, così chiamato come dicevamo per l'altezza, classico personaggio di borgata che esordisce nel mondo della criminalità con i furti, ma era anche noto come prepotente. Era un classico che lui alzava le mani per far valere le proprie ragioni, considerando che era basso di statura, ma utilizzava la classica scarpa con un po' di tacco per sembrare un po' più alto, non aveva mezze misure quando si trattava di discutere. Non a caso negli anni 60 riesce a fondare una propria banda di romani che iniziò ad operare in maniera intelligente con delle truffe / rapine nei confronti di persone che avevano o gioielli o valori ed erano facilmente rapinabili. Perché dico rapinabili? Perché in realtà loro utilizzavano la classica truffa della gomma a terra. Avevano qualcuno che gli indicava chi era il rappresentante di gioielli, chi era il portavalori, chi era colui che portava degli stipendi, cioè coloro che giravano con la classica valigetta degli anni 60. Lo facevano nel nord Italia e in Europa, Francia, Spagna, Germania, Svizzera, eccetera, proprio perché a Roma già c'erano pochi di questi personaggi, perché erano a rischio rapina, perciò diciamo da Milano in giù già si tendeva meno a mandarli in giro. Loro infatti proprio a Milano fecero dei colpi interessanti proprio a dei rappresentanti di gioielli ed orologi, perché questi giravano col campionario e avevano l'orologio da 20-30 milioni o c'avevano, che ne so, preziosi per 100-200 milioni portati nella valigetta che mostravano, che ne so, le varie gioiellerie o comunque ai loro clienti. Qualcuno gli dava sempre la dritta, perciò loro pagavano qualcuno per avere un'indicazione, una dritta o tutta l'informazione completa e poi iniziavano a pedinarlo. Quando trovavano il momento giusto, che ne so, lui parcheggiava, andava da un gioielliere, poi usciva, trovava la gomma a terra perché gli tagliavano la gomma con un coltello, loro si accostavano e si proponevano di aiutarlo. Ah, ma guardi, è rimasta la gomma a terra, le do io una mano. È normale che chiunque mette o la valigia nel portabagagli o sul sedile di dietro e con una persona che ti distrae arrivavano i complici, spesso sempre in moto, che gliela rubavano. Era tutto abbastanza semplice, cioè non dovevi puntare a pistole, non dovevi fare agguati, non dovevi fare cose particolari, ma era quasi più una truffa che una rapina in questo caso. E con questo sistema, sia al nord che in giro per l'Europa avevano messo a segno diversi colpi. Ovviamente erano stati beccati, infatti erano stati soprannominati la banda della ruota a terra. Tra l'altro Franco Nicolini, oltre ad essere arrestato al nord Italia, è stato arrestato anche in Francia per la stessa cosa. In realtà poi aveva un mandato di cattura un po' in tutte le varie nazioni dove erano stati, perché diciamoci la verità, loro giravano con macchine targate Roma, moto targate Roma e parlavano romano, cioè stavi in Francia, stavi in Germania, ci mettevano 5 minuti a capirlo. Poi lui era proprio
tozzo, grosso, cioè non è uno, dici, lo scambio tedesco, no, era proprio romano classico, era anche più facile beccarlo. Poi aveva il brutto vizio di giocare d'azzardo, infatti in Francia fu beccato proprio perché giocava forte al casino e perdeva anche grosse cifre. Negli anni 70 invece muta un pochettino il business della banda, qualcuno rimane, qualcuno si scioglie, tornano a Roma e a Roma stanno impazzando le bische. Le bische sono quei luoghi che vengono adibiti solitamente a circoli culturali in quegli anni, cioè posti dove si può andare, si può prendere una cosa da bere, non alcolica, si può fare una partitina a carte non a soldi, si può chiacchierare, c'è il biliardo, ma non si gioca a soldi, teoricamente. Poi nella pratica si giocava fortissimo a poker, si scommetteva clandestinamente, si poteva fare di tutto e di più, c'erano gli alcolici ed era un business importante sia nelle periferie che in centro città. Franco Nicolini, ovviamente già da patito di gioco d'azzardo, patito di scommesse, viene inserito in questo ambiente delle bische proprio da Danilo Abruciati, di cui vi ho parlato. Se non sapete chi è Danilo Abruciati, andate a vedere il video. Comunque un esponente veramente importante della banda della Magliana, nonché ancora prima uno che aveva avuto a che fare con i marsigliesi, ma che ha avuto a che fare anche con tutta la malavita che conta a Roma e non solo. E a Roma praticamente si denotano due correnti. Una corrente che tra virgolette pare facesse capo a Danilo Abruciati, che aveva altri rappresentanti ovviamente che si muovevano per la città, e un'altra che faceva capo a un altro gruppo. Ad un certo punto succede che uno degli esponenti della corrente di Danilo Abruciati viene ucciso e, come pronta risposta, viene ucciso il capo dell'altra corrente. Ovviamente vengono sospettati subito Danilo Abruciati, Bebbo Belardinelli, che poi successivamente diventerà un nemico di Danilo Abruciati, e lo stesso Franco Nicolini, anche se poi di Franco Nicolini si dice tutto fuorché il fatto che lui usasse armi e fosse incline all'omicidio, cioè lui era più un tipo da strada, era più il classico castiga scommettitori. Infatti non a caso poi diventa uno dei referenti dell'ippodromo di Tor di Valle. Ma ancora prima di questo, negli anni che lui passò in carcere, ebbe un incontro, o anche più di uno, con Nicolino Selis. Considerate, Nicolino Selis era personaggio di spicco, tra l'altro ho fatto il video anche su di lui, sia della banda della Magliana, si dice anche fu colui che l'ha teorizzata, ma anche della camorra, perché lui ebbe dei rapporti sicuramente molto importanti con Raffaele Cutolo, il quale, tra virgolette, lo nominò il suo delfino a Roma, perciò rappresentante della camorra di Cutolo a Roma. E siccome Franchino il Criminale era conosciuto nel carcere sia per il suo profilo criminale, ma anche per il fatto che sapeva farsi rispettare e sapeva far rispettare l'ordine. Infatti era stato nominato mezza guardia. Cos'è la mezza guardia? È quello che magari cerca di tenere sotto controllo alcune parti del carcere a favore di una convivenza con le guardie. Allora gli avevano dato questo appellativo di mezza guardia e tra le varie cose faceva delle prepotenze, cioè se c'era qualche nuovo arrivato che faceva casino, non voleva sottostare delle regole, arrivava Franco Nicolini, gli menava e questo stava zitto. Solo che un giorno l'ha fatto con la persona sbagliata, diede uno schiaffo, o forse più di uno, a Nicolino Selis. Nicolino Selis, che ovviamente non era l'ultimo arrivato, non ha digerito bene questa cosa qui, tant'è che gli ha promesso una vendetta. Dato che comunque fuori dal carcere Franchino il Criminale occupava una posizione che serviva alla banda, che era quella di controllo degli allibratori, di controllo delle scommesse clandestine che avvenivano a Tor di Valle, perché a Tor di Valle si poteva scommettere sia in maniera ufficiale, perciò andando al botteghino scommetteva una cifra, che in maniera illegale, con quote diverse, cifre diverse, e in realtà c'era tutto un discorso relativo invece al truccare le corse, che faceva proprio la differenza. Cioè, come si truccavano le corse? Si interveniva sul fantino, o sui fantini in questo caso, ai quali si diceva oh, non corre, non fa casino, non supera, perché deve vincere quello, con tanto di intimidazioni, e Franchino il Criminale era maestro in quello, ma anche andando ad agire sui cavalli, magari facendogli mangiare qualcosa che faceva male al cavallo, perciò andando anche ad inficiare proprio sul cavallo. Diciamo, truccare le corse aveva spesso un esito importante perché c'era una vera e propria truffa, si spingeva magari forti scommettitori
a mettere tanti soldi su determinati cavalli in determinate corse e poi si andavano a truccare, in modo tale che quando questi scommettevano i famosi 100-200 milioni, tu ci avevi in tasca quei soldi, perché eri sicuro che questi non vincevano sti cavalli, perché o avevi sistemato il cavallo o hai sistemato il fantino, quei soldi ti entravano in tasca. E pare che Franchino il Criminale, tra le varie cose, avesse anche esagerato sia dal punto di vista di truffare certe persone che avevano un peso, sia dal punto di vista che anche lui scommetteva su determinate corse che aveva truccato ma che non era riuscito a portare in fondo, perciò perdeva anche dei soldi. Si era messo in una posizione scomoda in pratica, perciò posizione scomoda, pochi che lo spalleggiavano, gli unici forse erano i proietti, i nemici giurati ovviamente della banda della Magliana, e la voglia di avere quel posto vacante per metterci comunque qualcuno della banda della Magliana, e si decide di eliminarlo nel luglio del 1978. Ovviamente viene eliminato con una vera e propria esecuzione, 5, 6, 7 persone gli sparano addosso di tutto e di più e lo lasciano a terra. Quello stesso giorno il suo guardaspalle, rinomatissimo perché lo seguiva come un'ombra e lo proteggeva, casualmente non c'era. Si era defilato sempre lì nell'ippodromo. Infatti la moglie Franco Nicolini fece proprio notare questa cosa e il suo guardaspalle inizialmente fu anche arrestato per falsa testimonianza. Ovvio che sapevano tutti che Franchino il Criminale sarebbe stato eliminato. Il guardaspalle gli è stato detto: senti, che vuoi fare? Vuoi essere ammazzato pure te o te vuoi fare l'affari tua? Giustamente quello che poi è detto: tanto ammazzano, sono in 7-8 tutti armati, prendo e me ne vado. Questa è stata ovviamente la reazione di colui che fa il guardaspalle, anche per magari chissà quale cifra. Tra l'altro Franco Nicolini era noto per essere intrattabile, perciò non è che era proprio simpatico neanche alle persone con cui lavorava, perciò questo non ci ha pensato due volte. Alla morte ovviamente Franco Nicolini subentra la banda della Magliana nel controllo dell'ippodromo, e tra l'altro sembra fosse un progetto voluto proprio da Cutolo, che proprio in quei giorni doveva visitare proprio l'ippodromo di Tor di Valle ed incontrare Nicolino Selis. Poi la cosa non avvenne più perché dovette tornare a metà strada indietro, perché fu sequestrato, mi sembra, il figlio di un suo compare giù a Caserta. Perciò la figura di Franco Nicolini è una figura che io a livello criminale definirei molto semplice, cioè uno che aveva avuto la testa per fare tutta una serie di colpi, diciamo di truffe, piccole rapine, ma strutturate, perciò con un appoggio importante, perché quando poi riesci a sapere chi è il portavalori in Francia, in quel momento dove passa, perciò strade strane, zone strane, eccetera, non è facilissimo. Riusciva comunque a sapere chi erano i rappresentanti gioielli, chi erano quelli che avevano dei soldi contanti, e li rapinava in maniera molto molto semplice, senza armi, senza cose in particolare. Credo che l'ultima volta che lo beccarono trovarono addosso solo arnesi da scasso e il coltello famoso, quello che usavano per bucare la gomma della macchina, perciò senza pistole, senza cose particolari, ma era anche temuto perché menava. Lui gli partiva l'embolo e menava sempre, faceva sempre valere le sue ragioni menando. Una figura che va comunque a comporsi all'interno di quello che era la storia della banda Magliana, perché anche se marginalmente rientra nelle storie poi di alcuni dei membri della banda Magliana, perciò Selis, Abbruciati. Ovviamente, come avete potuto notare, tutte le persone che io vi ho elencato hanno fatto tutte una brutta fine. Dopo tanti anni di carcere sono morte. Perciò vi ho detto Selis, vi ho detto Abbruciati, vi ho detto Franchino il Criminale. Poi ci sono altri membri che ovviamente sono ancora vivi, ripeto, hanno fatto veramente tanti anni di carcere e adesso fanno una vita di stenti. E questo dovrebbe farvi sempre riflettere su quello che vi dico sempre: ragazzi, il crimine non paga. Vi racconto queste storie proprio in funzione del fatto che possiate capire che anche quelli che voi avete mitizzato, grazie a Romanzo Criminale, grazie alla serie Gomorra, grazie alla serie Suburra, poi alla fine sono tutti personaggi che hanno fatto sempre una brutta fine. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!